Per comprendere la storia, l'arte, l'ambiente e la società di un territorio è necessario analizzarne l'economia, il suo sviluppo o la sua involuzione. È un'esigenza che si avvale di dati statistici relativi al commercio, alla produzione, agli abitanti, ai consumi, ai servizi e molte altre variabili. Trovo quindi necessario, o almeno interessante, indagare sulla realtà socio-economica del Veneto in un periodo critico della sua storia, gli ultimi decenni della Repubblica di Venezia. Attraverso l'analisi di quest'epoca mi propongo anche di superare visioni sbrigative e superficiali che liquidano il periodo con i termini di decadenza e sfacelo che poi trovano nella soppressione napoleonica dello Stato la loro naturale e auspicata soluzione finale. Sicuramente i commerci del ridimensionato impero marittimo mediterraneo non erano più al livello del XV secolo. Con la crisi dell'impero turco anche il ruolo di Venezia come baluardo della cristianità era venuto meno. Fare il baluardo dell'Occidente cristiano e la difesa dei possedimenti di mare fino alla fine del XVII secolo aveva drenato risorse economiche immense per la Serenissima Repubblica. Tuttavia, all'interno della classe dirigente veneziana, non tutta ancorata alla salvaguardia di un'immutabile tradizione di governo, c'era anche chi si rendeva conto della nuova realtà economico-sociale e proponeva delle soluzioni moderne ed innovative per uscire da una situazione di crisi. Il senatore Pietro Mocenigo, già nel Vise II, scriveva: «Prima della politica economica ci vuole la civile eguaglianza, quindi guerra ai privilegi, alle esenzioni e ai favori di ogni specie, che non promuovono la felicità delle nazioni. Viceversa, questa felicità viene creata dal commercio e dall'industria, come è il caso dell'Olanda e dell'Inghilterra». Altro personaggio di rilievo è l'imprenditore ed economista udinese Antonio Zanon, 1696-1770, autore dell'opera dell'agricoltura, arti e commercio in quanto unite contribuiscono alla felicità degli Stati, pubblicata nel 1763. E del volume dell'utilità morale e politica dell'Accademia di Agricoltura, Arti e Commercio, dato alle stampe solo nel 1771, in cui esamina la situazione economica agricola del Friuli, la mette in confronto con quella di altri paesi e ne propone miglioramenti. Non mancava chi, criticando la politica economica del dispotismo illuminato, attuato da vari sovrani dell'epoca, che faceva diventare i ricchi più ricchi e i poveri miserabili, teorizzava un'economia nazionale basata sul possibile benessere per tutto il popolo. È il caso del veneziano abate Gianmaria Ortis, 1723-1790, dai molteplici interessi, dalla matematica al teatro, dalla filosofia all'economia, che sempre nel 1771 pubblicò degli errori popolari intorno all'economia nazionale, considerati sulle presenti controversie tra i laici e i chierici in ordine al possedimento dei beni, ed in seguito, nel 1774, dette alle stampe dell'economia nazionale, e nel 1785 delle scienze utili e delle dilettevoli per supporto alla felicità umana. Ortis fu a favore della rivoluzione americana e i suoi scritti furono apprezzati nel secolo successivo dal teologo filosofo Antonio Rosmini, dal rivoluzionario italiano Filippo Buonarroti e da Karl Marx. Questi e altri interventi, anche precedenti, furono di stimolo al governo della Repubblica per conoscere con esattezza la condizione delle sue province e dei suoi abitanti, per porre in essere i provvedimenti più adeguati al fine di affrontare il cambiamento epocale. La Repubblica di Venezia ritenne utile ripristinare un'indagine statistica con il nome di anagrafi, che consisteva in una raccolta di dati economico-sociali ad uso del governo, in realtà già effettuata fin dal Medioevo, ma tralasciata tra il XVII e il XVIII secolo. Risale al 1764 un decreto del Senato della Repubblica con il quale si decideva di riprendere le anagrafi e rinnovarle ogni 5 anni. Il magistrato dei deputati ed aggiunti alla provvisione del denaro pubblicò i primi 5 volumi con indagini socio-economiche relative al periodo 1770-1775. In questa raccolta ci sono i dati relativi alla popolazione,
suddivisa per province, comuni, parrocchie, con le distinzioni per sesso, età e professione, e l'indicazione di oziosi, questuanti e malviventi. Vengono poi elencate le consistenze economiche, il numero dei telai, i folloni, i mulini, forni e fornaci per minerali, le vetrerie ed altre attività. Questo intervento si propone di essere l'inizio di una serie per meglio visualizzare il periodo storico analizzato.